Il Finale è un territorio affacciato sul Mediterraneo e aperto sull'Italia settentrionale. Il finalese è stata da sempre una terra di transito, sicuramente il paesaggio, la geologia, la geomorfologia del territorio ha facilitato questo passaggio di popolazioni. Luogo di passaggio di merci, di uomini, di soldati, ma anche e soprattutto di cultura. Sicuramente il Finale è un territorio di forte identità culturale, ma anche paesaggistica. La particolarità del finalese è molto sentita da chi ci vive e percepita da chi la frequenta. Quando facevo l'elementare a Rialto, un paese di 350 abitanti, ebbene, le maestre ci insegnavano la storia del Finale. E questo è quello che poi ci ha appassionato. E c'è una identificazione nel proprio territorio, un orgoglio di appartenere a una popolazione, a un territorio, eccetera, via. Durante il XVII secolo il Finale era sotto l'egemonia e il dominio degli spagnoli. Questa strada fu sistemata in pochissimo tempo per poter condurre la giovane imperatrice bambina già sposata per procura a Madrid con il suo sposo che non aveva mai visto, l'imperatore Leopoldo. Fu un'opera eccezionale per rapidità dei tempi, per la sua propria costruzione fisica. Si può considerare una grande strada europea che conduceva da Finale a Vienna e tutto su strade di pertinenza della famiglia Asburgo. Ma poi c'era tutta una serie di reti di sentieri che erano utilizzati dalla gente e naturalmente su queste strade poi c'erano tutte le bande vere e proprie dei banditi, che erano tantissimi. Calzoni larghi alla francese, chiari, di panno, calzette di lana rossa, berrettone in testa. Ho fatto questi disegni perché per anni avevo studiato i libri criminali, che sono interessanti non tanto per il crimine ma per quello che succedeva concretamente nel paese, cosa faceva la gente, come si muoveva, come erano le strade, eccetera, eccetera. Dà una fotografia, no? Diremmo così, di quel tempo. Un contesto culturale molto ben definito dalla presenza di quella magnifica pietra che è stata usata in molte costruzioni, in molti edifici, che è la pietra di Finale. L'elemento di coesione, di unione tra paesaggio antropico e paesaggio naturale del Finale. E proprio il nostro obiettivo, quello del MUDIF, del Museo Diffuso del Finale, è quello di integrare quello che è il paesaggio naturale con il paesaggio culturale. Se uno conosce la bellezza del territorio lo può difendere. Sta a noi continuare a proporre e a far conoscere queste cose, e lo facciamo perché Finale ha un'attività culturale che da sempre è molto elevata. La cultura Finale non deve essere una cultura calata dall'alto, ma deve essere una cultura che compenetra la società locale, la comunità locale, e soprattutto è una cultura che deve essere trasmessa e condivisa con le persone che frequentano questo territorio anche per altri motivi.